Ciao a tutti, sono Claudio del Caffè La Mia Passione, bentornati sul mio canale. Oggi mi sembra essere tornato indietro nel tempo. Ho riguardato tutti i video che ho fatto fino ad oggi e mi sono reso conto che non avevo ancora recensito la Nespresso Inizia, che per quanto sia una macchina addirittura uscita nel 2013 se non ricordo male, quindi addirittura ha 7 anni di vita, è ancora la macchina per Nespresso più venduta. Ma prima di iniziare con questa recensione, chi non lo sa, io lo ricordo subito, ovvero chi si iscrive al canale attivando la campanellina e ricevendo le notifiche sui miei video, chi condivide i miei video, chi lascia un commento, chi lascia un like, è possibile che venga premiato la settimana dopo quando io farò un video. Come sapete, tutte le settimane io premio qualcuno della settimana precedente e gli invio a casa un piccolo omaggio di caffè per ringraziarlo della sua partecipazione al mio canale e per il contributo che lui dà. Questa settimana voglio premiare Aspire Azzurro, quindi se stai vedendo questo video scrivimi alla mia mail, raccontami che macchinetta hai e lasciami il tuo indirizzo, ti invierò un omaggio, spero gradito. Ma iniziamo a parlare di questa Nespresso Inizia. Avevo già fatto la recensione dell'Essenza Mini, la macchina che ha preso il posto dell'Inizia, ma in realtà non ha preso il posto, ma si è solo affiancata, perché l'Essenza Mini è sicuramente una macchina più piccola, più moderna, ma forse troppo più piccola. Sicuramente vince nel design, ma non ha preso il Breccia nei cuori come questa Inizia, tant'è che l'Inizia è ancora una macchina Nespresso più venduta in questo momento, nonostante sia uscita ben 7 anni fa. Andiamo a guardarla un po' più da vicino e andiamo a vederne i pregi e i difetti e andiamo a fare i nostri test in tutte le recensioni che noi facciamo. Allora, innanzitutto come premessa dobbiamo dire che questa Inizia utilizza le Nespresso che ormai si chiamano Nespresso Original, perché se avete visto il mio video che parla delle nuove Nespresso Vertuo, ora le vecchie Nespresso, chiamiamole così, si chiamano Original, quindi le Nespresso Original è il classico formato Nespresso di cui si trovano tante compatibili come questa, ed è in questo momento il brand più presente nel mercato anche italiano. La maggior parte delle macchine sono Nespresso, ancora una quota di mercato che batte tutte le altre, e questo, di tutto questo risultato molto merito dell'Inizia, è veramente la macchina più diffusa. Andiamo a vederne il contenuto della confezione. La confezione si presenta nella classica confezione Nespresso, dove in più troviamo un piccolo omaggio di un kit degustazione Nespresso di 16 capsule. Sono 16 gusti diversi di Nespresso che, come sapete, costano anche abbastanza, perché Nespresso si fa ben pagare i suoi caffè, anche se devo dire la verità sono anche miscele molto ricercate che non spesso incontrano il gusto italiano, perché sono sempre un po' più morbide, sempre un po' più aromatiche, ma meno di corpo e meno persistenti come piacciono agli italiani. Però sicuramente sono un caffè di qualità, costano circa dai 37 ai 50 centesimi, si trovano solo nel loro sito oppure negli shop autorizzati Nespresso e sono nelle principali città. Quindi nella scatola troviamo questa macchina e il kit di degustazione, che sicuramente è sempre piacevole trovare appena si compra una nuova macchina. La macchina è 12 cm larga, 31,5 profonda e alta 23 cm, quindi una macchina molto compatta. È una giusta dimensione, ma sicuramente è una dimensione piccola. Pesa 2,4 kg, quindi è abbastanza leggera, e questo la rende anche facilmente trasportabile, perché come vedete si può richiudere, è molto compatta, però è fatta di una buona resistenza, anche se è in materiale plastico. Rispetto a tante altre macchine in plastica, questo ha una buona consistenza, una buona robustezza. Dimenticavo, spesso nella confezione, anzi sempre, si trova un coupon da spendere di circa 30 euro, poi varia a seconda del periodo in cui si compra la macchina, un coupon da spendere sul sito Nespresso Originale, in cui appunto si può avere uno sconto sul primo acquisto di capsule. Il serbatoio è da 0,8 ml, quindi un serbatoio di medie dimensioni, un po' faticoso da sganciare e riagganciare, va premuto e poi aperto, e così per rimetterlo va premuto e poi schiacciato verso la macchina. Non è proprio il massimo della comodità. E inoltre la macchina la troviamo in varie colorazioni. In realtà anni fa c'erano veramente tantissime varianti di colore, dalle più particolari, arancione, viola. Adesso è difficile trovare questi colori, la macchina si trova nei classici nero, rosso, bianco e panna. Inoltre non ci sono versioni particolari, alcune versioni semplicemente includevano nella confezione, oltre alla Nissia, anche l'Aeroccino, che non è altro che un cappuccinatore a parte, che sinceramente io non mi sento di consigliare, costava anche molto. Ci sono tanti altri cappuccinatori che fanno un lavoro simile e costano molto meno, e ve ne farò una recensione dedicata. Come tutte le macchine Nespresso, la pompa è da 19 bar. 19 bar sono veramente tanti, e lo ritroviamo anche il risultato in tazza, in quanto fa un caffè molto cremoso, nonostante la capsula sia molto piccola. Ci sono circa 5,5 grammi di caffè. La pompa di per sé, il valore della potenza della pompa non è sinonimo di buona qualità
e quindi il fatto che l'Nespresso abbiano tutta una pompa a 19 bar che è superiore alla media delle altre macchinette del caffè non significa che le macchinette Nespresso siano migliori, ma significano che la potenza della pompa necessaria per questo sistema di erogazione a capsula che viene inserita qui dentro necessita di una pompa a 19 bar, quindi di per sé il valore della pompa non è un valore del risultato del caffè in tazza. Per questo tipo di estrazione, per questo tipo di capsula, Nespresso ha bisogno di 19 bar, che è una potenza elevata della pompa e sicuramente dobbiamo riconoscere che fa un buon risultato il caffè in tazza. Ok, passiamo alle altre caratteristiche. La Inissia ha questo sistema di ingresso capsula, questa maniglia molto resistente in cui la capsula va fatta cadere, mi raccomando va fatta cadere, non va inserita a pressione altrimenti la ritroveremo caduta all'interno del contenitore che raccoglie le capsule. Quindi la capsula va semplicemente fatta cadere e si schiaccia la maniglia fino in fondo. In questo momento la capsula è perfettamente dentro, la pressione della pompa la bucherà ed erogherà il caffè. Andiamo a misurare anche l'altezza della tazza con la solita tazza del cappuccino che noi utilizziamo. Come vedete ha una buona altezza e quindi la nostra tazza da cappuccino ci entra, questo perché come sempre vi dicevo questa macchina è pensata anche per un mondo americano dove la tazza del caffè americano sicuramente è molto più alta delle nostre tazzine per l'espresso. Passiamo ora a visionare il cassetto raccoglitore delle capsule esauste, che è questa parte, e il contenitore delle acque grigie. Sono molto facilmente removibili e questa è una comodità rispetto a quanto è scomodo invece smontare il serbatoio per riempirlo da capo. Inoltre si può anche richiudere ed è veramente pratico anche da lavare in lavastoviglie. Il difetto che io trovo è che purtroppo non ci rendiamo conto di quanto questo contenitore di acqua sporca è pieno, quindi spesso ci troviamo a andarlo a rimuovere e sporcare tutto perché non ci siamo resi conto, perché è difficile, anzi è impossibile rendersi conto di quanto sia pieno, quindi spesso lo troviamo pieno perché non è neanche tanto grande e quindi alla rimozione sgoccioliamo tutto. Questo per me è un difetto, così come io non amo questo sistema a raccogli capsule, perché se si fanno pochi caffè, si usa la macchinetta in casa, è un sistema anche comodo perché magari lo si svuota una volta a settimana, ma se lo utilizziamo in ufficio come questa macchina, noi spesso lo utilizziamo in ufficio e facciamo tanti caffè al giorno, troveremo sempre le capsule si vanno a incastrare perché andiamo a inserire capsule in un cassetto già troppo pieno che quindi non espelle, anzi si tende a incastrare la capsula inserita. Quindi io vi invito a guardare attraverso la grata e questo si vede, guardate sempre se il raccoglitore è quasi pieno. Teoricamente contiene 11 capsule, io dico sempre che verso l'8ª capsula va svuotato, altrimenti c'è questo rischio che appunto si incastrano le capsule ed è molto scomodo perché chi vuole farsi un caffè poi non trova mai la macchina pronta. Io per un utilizzo ufficio consiglio sempre quelle macchine in cui la capsula si estrae dopo ogni uso e quindi non c'è un raccoglitore in cui una persona sfortunatamente si trova sempre il raccoglitore pieno. Questa macchina assorbe addirittura 1260 watt e ve l'ho raccontato anche nel video che vi rimando ad andare a guardare sul consumo delle macchinette del caffè e sul suo assorbimento di corrente. Questo risultato così importante fa sì che non sia una macchina adatta al camper o alla barca, ma fa sì che sia una macchina che diventa pronta per erogare un caffè veramente in un tempo velocissimo. La casa dichiara 25 secondi, adesso noi andremo a testare, ma veramente tra le macchine più veloci, da macchina spenta a macchina pronta per erogare un caffè, è veramente tra le macchine più veloci. Per accenderla basta premere uno qualsiasi dei due tasti e tra l'altro devo dire sono di buona fattura perché sono gommati, non tendono a scolorire nonostante tanti usi e veramente complessivamente mi sembra una macchina di buona qualità. Perfetto, adesso vedete che la macchina inizierà a lampeggiare e vuol dire che sta andando in temperatura. La macchina sarà pronta quando i due tasti smetteranno di lampeggiare. Ecco, come avete visto ci ha messo meno di 30 secondi per andare in temperatura e adesso già possiamo erogare un primo caffè e andremo a fare il nostro monitoraggio della temperatura del caffè erogato. Un giorno andremo a fare anche una recensione dei rumori delle macchine, questo sicuramente non è uno dei miei rumori preferiti, è veramente un trattorino in questa erogazione. Ma andiamo adesso a prendere la temperatura. Se non tocchiamo nulla la macchina è all'autospegnimento a 9 minuti, quindi dall'ultimo caffè erogato, dopo 9 minuti la macchina si autospegne. In realtà è talmente veloce a tornare in temperatura che quasi non è un difetto. La temperatura di questo primo caffè è stata 58 gradi. Adesso andremo a fare subito una seconda erogazione per vedere la temperatura di questo secondo caffè.
bella rumorosa. Ok, la temperatura è di 62 gradi, quindi diciamo che non fa un caffè estremamente bollente. Ok, abbiamo parlato prima del lato spegnimento, ma se noi abbiamo finito di erogare, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare una cosa fondamentale, e questo vale per tutte le macchinette, ovvero togliere la capsula. Mi raccomando, rimuovete sempre la cialda, la capsula dal contenitore della macchina, perché quella andandosi a seccare potrebbe portare danni alla guarnizione. Anche queste macchine hanno delle guarnizioni e quindi lasciar seccare la capsula contro guarnizione danneggia la guarnizione e la macchina a lungo andare. Quindi rimuoviamo subito la capsula e adesso potremo lasciare la macchina lì e aspettare che si spenga da sola, oppure tenendo contemporaneamente premuti i due tasti la macchina si spegne. Ve ne accorgete perché viene tolta la luce dai tasti e quindi la macchina in questo momento è spenta. Parliamo appunto del funzionamento. Abbiamo detto che per accenderla basta premere uno dei due tasti. Se invece li prendiamo tutti e due contemporaneamente, la macchina entrerà in modalità di calcificazione. Significa che una volta che noi abbiamo inserito il liquido decalcificante nel serbatoio, potremo andare a attivare la modalità di calcificazione. Per la decalcificazione vi rimando al video che trovate qui in descrizione e qui in sovraimpressione, in cui spiego come fare la decalcificazione, è fondamentale per la vita della macchina, e quindi la macchina inizierà a erogare tutti i liquidi decalcificanti in continuo. Quindi facciamo la prova e vediamo se è come dico. Quindi teniamo premuto, entrambi i tasti, ecco la macchina entra in modalità di calcificazione e erogherà in continuo tutto il serbatoio. Saremo noi che dovremo premere per interromperlo. Perfetto. Nespresso dichiara la necessità di una decalcificazione con il loro kit una volta l'anno se si utilizzano acqua dolce, o altrimenti 2 volte l'anno. Io non sono assolutamente d'accordo su questo fatto. Come vi dicevo nel video della decalcificazione, per me la decalcificazione va fatta molto più spesso e soprattutto va utilizzata un'acqua possibilmente in bottiglia che è meno calcarosa rispetto a quelle che troviamo che escono dal rubinetto e salverà la nostra macchina, ma secondo me ogni mese e mezzo, massimo 2, una decalcificazione va fatta. Sull'utilizzare il prodotto Nespresso ovviamente loro spingono nel vendere il loro kit, però ci sono tanti altri kit che magari ve ne lascio qualcuno in descrizione, basta fare una buona decalcificazione oppure guardare il video della decalcificazione in cui vi parlo anche di metodi naturali come l'aceto, che non è proprio un decalcificante adatto alle macchinette, ma un decalcificante naturale che si adatta bene anche alle macchinette, fa solo un po' di puzza in casa. Tra le modalità di funzionamento di questi due tasti c'è anche la regolazione della lunghezza del caffè con una funzione comodissima. La macchina esce dalla scatola con 2 preimpostazioni, un caffè corto che è un 40 ml, quindi premendo il tasto del caffè corto la macchina erogherà circa 40 ml di caffè. In realtà poi questi 40 ml dipendono molto da che caffè utilizziamo, perché sono dei caffè che voi sapete che magari sono macinati più fini, quindi l'acqua farà più fatica a attraversare la capsula, quindi potrebbero venire anche meno 40 ml di caffè. E poi c'è un secondo tasto configurato a 110 ml di caffè. Questi tasti però sono assolutamente configurabili in maniera manuale, in base alle proprie preferenze, quindi uno in casa può regolare 2 lunghezze differenti, magari una preferita da una persona e una dall'altro familiare. Come si fa questa regolazione? Basta tenere premuto, come ho fatto prima nell'erogazione, basta tenere premuto il tasto durante questa erogazione del caffè. Quando il caffè raggiunge la lunghezza desiderata si va a togliere il dito, il tasto lampeggerà e vi dimostrerà che ha memorizzato la nostra lunghezza predefinita di caffè per come piace secondo i nostri gusti. Quindi possiamo avere 2 erogazioni preimpostate di 2 lunghezze di caffè differenti. Tra le altre funzioni di questi tasti c'è la possibilità di fare il reset e far tornare la macchina alle impostazioni di fabbrica per quanto riguarda questa lunghezza. Basta tenere premuto per 3 secondi a macchina spenta il tasto del caffè lungo, vedrete la macchina rimposterà i 40 ml sul tasto del caffè corto e 110 ml sul tasto del caffè lungo. Una delle cose che apprezzo di più di questa Nespresso è la situazione classica della mattina. Mettiamo una capsula di caffè, siamo un po' assonnati, magari dobbiamo ancora andare in bagno, sistemare, prendere i biscotti dalla cucina. Non dobbiamo aspettare che la macchina sia pronta. Adesso vi dimostro perché. Magari la macchina la troveremo già pronta perché abbiamo fatto prima l'erogazione e quindi magari è già calda, ma ipotizziamo che la macchina sia totalmente fredda. Nel mentre tocchiamo un tasto e la macchina si va a accendere, possiamo già premere il tasto preferito della nostra erogazione. La macchina non andrà a erogare il caffè, ma capirà che appena è pronta deve già erogare il caffè. Quindi noi andremo in bagno, torneremo e ci ritroveremo già il caffè pronto in tazza della lunghezza giusta perché avremo premuto il tasto della nostra lunghezza preferita. Adesso vi faccio vedere
premiamo e la macchina si andrà ad accendere, possiamo già premere l'erogazione del caffè. Appena la macchina andrà in temperatura, in automatico erogherà il caffè della lunghezza da noi scelta precedentemente. Quindi è una classica situazione mattutina in cui troviamo veramente una grande comodità, e questo è il marketing di Nespresso, che ha pensato questa funzione fantastica fatta per chi proprio è così pigro la mattina, e la mattina siamo un po' tutti. Perfetto. Quindi il caffè sarà pronto in un attimo al mattino in maniera totalmente automatica. Mi raccomando, ricordatevi di far cadere la capsula sempre una volta erogato il caffè. Ultima cosa, come si pulisce approfonditamente questa macchina? È un bel casino. Dopo un po' di utilizzo vi renderete conto che qua dentro la parte che buca la capsula e la parte dove esce l'acqua e che contiene la capsula iniziano ad avere dei residui purtroppo di capsule, soprattutto della pellicola in alluminio, che quindi si danneggerà un po' in tutte le capsule, e quindi troverete residui. Purtroppo poi quelli finiscono anche nel nostro caffè, quindi la cosa migliore è inserire uno spazzolino da denti possibilmente pulito per cercare di rimuovere tutti i residui all'interno di questo gruppo macchina, che altrimenti non si pulirebbe mai. Quindi mi raccomando, la decalcificazione come vi ho detto poco prima, ma soprattutto ogni tanto pulite questa parte del gruppo erogatore, che altrimenti è difficile da pulire. Il fatto che il beccuccio sia condiviso per tutte le erogazioni fa sì che questa macchina, ma soprattutto anche a causa di quanto sia piccola la capsula, non è molto adatta, anche se esistono, alle bevande quali tè, tisane e tutto il resto. Ci sono, ma condividendo lo stesso beccuccio nel caffè berrete sempre bevande che sanno di caffè, purtroppo. Ma adesso tiriamo le conclusioni. Partiamo da cosa non mi piace di questa macchina. Non mi piace, come detto, il sistema di sgancio del serbatoio, che è un po' macchinoso. Non mi piace il discorso del raccoglitore delle capsule esauste, perché si va a riempire presto e poi magari ci troviamo sempre a trovarlo pieno quando ci serve. Ancor meno mi piace il raccoglitore delle acque grigie, che è troppo piccolo e non si riesce a vedere se l'acqua dentro è piena o meno. E poi non mi piace il sistema della pulizia. Purtroppo, se non riusciamo a pulire bene la macchina, questo influirà anche su quello che ci andremo a bere, e soprattutto dopo un po' di utilizzo vi renderete conto che ci sono delle microparticelle soprattutto di alluminio della membrana che chiude la capsula, che andranno a comporre dei residui che talvolta rimarranno lì nel corpo macchina, talvolta non ce ne accorgeremo e li berremo nel caffè, quindi per me questo è un grande difetto. Ma parliamo delle cose positive. Innanzitutto è una macchina che costa poco, addirittura talvolta sotto costo si trova a 49 euro, ma anche se la troviamo a 59-69 euro è un ottimo prezzo per una macchina comunque sì fatta in Cina, sì in plastica, ma molto robusta e soprattutto molto affidabile. È una macchina dal 2013 e sono stati venduti milioni di pezzi e difficilmente, a parte qualche blocco della pompa dovuto al calcare, difficilmente ne ho sentito parlare male e difficilmente l'ho vista in riparazione. Quindi è una macchina robusta e questo fa tanto. È una macchina che fa un buon caffè, ma questo è anche merito del sistema Nespresso, che ovviamente è stato pensato per lungo tempo e ha fatto sì il risultato in tazza di caffè Nespresso con quella capsula, con questa pompa e con questa macchina sia veramente un buon risultato, nonostante sia solo un caffè di 5,5 grammi contro la ricetta dell'Espresso italiana che parla invece di almeno 7 grammi. Quindi nonostante questo riesce a erogare un buon caffè con una buona crema. Inoltre la macchina è veramente piccola, anche abbastanza estetica nonostante il passare degli anni, quindi sta bene un po' in tutte le cucine per le sue dimensioni, e quindi è una macchina che io mi sento di consigliare perché il risultato in tazza è buono e per tutto quello che vi ho detto in questa recensione. Se questo video vi è piaciuto, commentate, lasciate un like e iscrivetevi al canale, ma soprattutto se siete indecisi se comprate questa macchina o le altre che ho recensito, andate a dare uno sguardo sul canale delle altre recensioni che ho già fatto, così potete farvi già un'idea da voi. Lasciatemi un commento qui sotto a questo video, sarà per me un piacere approfondire con voi la discussione e darvi il mio consiglio. Con questo vi saluto e alla prossima!